Da essere uno che era a pari degli altri sono diventato il capo. Quanti anni? 34. Per me il management è buonsenso. Fino a quando mi arrivò una telefonata di Leonardo Del Vecchio. Era uno che si fidava di poche persone. Nelle aziende a cui ho voluto bene sono stato sempre tantissimi anni. Ed è stato un momento molto doloroso. Cosa è successo? Cioè, raccontami quel No, periodo. non l'ho mai raccontato, per cui non lo racconto. Lui è Andrea Guerra, oggi CEO del gruppo Prada. Dal 2022 è il primo CEO esterno dopo la storica guida familiare di Patrizio Bertelli e Miuccia Prada. L'azienda, quotata in borsa dal 2011, oggi conta oltre 15.000 collaboratori in più di 70 paesi e nel 2024 ha superato i 5,4 miliardi di euro di ricavi. Andrea da sempre si occupa di guidare aziende a conduzione familiare quotate in borsa. Forse l'unica cosa che so fare è quello. Con il primo ruolo da CEO a 34 anni in Merloni Elettrodomestici, ha poi trascorso 10 anni in Luxottica, poi è stato Executive Chairman di Italy e successivamente ha lavorato con il gruppo LVMH per poi arrivare in Prada. Io gli ho chiesto il suo percorso, la sua vita da CEO e i segreti del suo successo. Per questa intervista devo ringraziare anche Google, che ha deciso di darmi una mano a raggiungere CEO d'eccellenza che hanno fatto dell'innovazione la loro forza e che credono nelle possibilità che la tecnologia e l'AI possono sbloccare. E questa intervista è stata registrata prima del closing dell'acquisizione del marchio Versace da parte del gruppo Prada, annunciato il 2 dicembre. Cosa volevi fare da piccolo? Da piccolo non lo so, perché probabilmente volevo fare il calciatore, ste robe qua. Ok. E questo è una delle cose che mi ripeto sempre, che la vita è fatta solo di sliding doors. Io ero sicuro di fare il professore. Io mi sono laureato in economia pura, ho cominciato a lavorare in un ufficio studi del sindacato ed ero sicuro di fare quello nella mia vita. E poi invece le sliding doors mi hanno portato a tutt'altro. Da sindacato ad amministratore delegato? È divertente, eh? Però io penso che non ho fatto mai un esame di economia aziendale, di management nella mia vita. Proprio Quindi- zero, io ho fatto economia pura. Oggi ti si conosce perché sei stato amministratore delegato di un sacco di aziende, ma come sei diventato amministratore delegato della prima azienda? Merloni Elettrodomestici, azienda che non esiste più, ma che era una delle più belle aziende in Italia, quotata in borsa, Vittorio Merloni presidente. Come sei entrato? Io ho fatto 5 anni prima un'azienda alberghiera che si chiama Marriott ed ero molto felice. Ero proprio contento e ho detto non posso essere così felice a 28-29 anni. Quindi ho detto da un'azienda americana, da un'azienda che fa servizi andiamo a un'azienda italiana che fa prodotto. E quindi mi hanno intervistato, mi hanno offerto un lavoro e sono andato. E il signor Merloni l'hai conosciuto già subito o dopo un Sì, po'? sì, l'ho conosciuto quasi subito perché lui era molto preso dai ragazzi giovani che entravano e venivano segnalati come, tra virgolette, come vengono Promettenti. segnalati nell'azienda talenti. E come mai eri segnalato come talento? Cosa ti contraddistingueva? Dovremmo chiederlo a loro, però penso di aver avuto una fortuna, di aver avuto una famiglia che mi ha sempre consentito di stare davanti alle persone con grande serenità. Cioè non ho l'ansia della prestazione. Sono stato sempre molto sicuro di quello che ho fatto, ma con grande umiltà, grande serenità, sono sempre stato al mio posto. Non ho mai fatto quelle cose per cui fai carriera. A un certo punto mi sono sempre venuti a cercare. In Marriott ti occupavi di marketing? Sì. E però poi Merloni commerciale sei entrato? No, a Merloni sono entrato in progetti di riorganizzazione aziendale. Ok, quindi già nel management. Quindi sì, nel management, in quelle posizioni in cui tu fai entrare persone per capire dopo 2 anni cosa fargli fare. Poi è successo che ad un certo punto io vado da loro e gli dico guardate mi sta per nascere il mio primo figlio, quindi vi ho sempre dato una grande disponibilità a viaggiare, a fare tutto quello che volete, ora mi nasce un figlio e vorrei stare un po' tranquillo. Dopo 20 giorni che è nato mio figlio mi hanno convocato per chiedermi se ero disponibile ad andare in Turchia. Ah, ti hanno ascoltato. Quindi. Esattamente, come succede sempre nelle aziende, cioè una delle cose che ho visto soprattutto nelle aziende italiane è quando ti fanno un percorso di carriera, io non credo che si sia mai realizzato. Ti dà l'idea che qualcuno sta pensando a te, ma poi le cose vanno per la loro strada. E quindi la Merloni Elettrodomestici aveva questa organizzazione, questa consociata turca in cui aveva perso molti soldi perché la Turchia è sempre stato un paese molto difficile in cui avevi 100% di inflazione, 100% di svalutazione e per cui dopo aver fatto tutta una serie di giri hanno preso 2 ventottenni e ci hanno mandato. Avevi 28 anni? Sì, a me come capo e a un'altra persona come CFO. Ed eri diventato appena papà. È stato difficile? Non me lo ricordo neanche, cioè a quel punto c'è talmente tanta energia che non... Facevi avanti e indietro Turchia? No, mia moglie e il mio figlio sono venuti, per cui la nostra famiglia, noi siamo turchi, la nostra famiglia è nata lì, noi abbiamo un legame
legame con Istanbul che nessuno può immaginare, e io penso che sarei rimasto lì tutta la vita. E cosa ti ha fatto, diciamo, cambiare ruolo? Mi ha fatto cambiare ruolo che un giorno mi hanno detto: ti offriamo un'altra cosa che ho odiato con tutto il mio cuore, ma che è stato parte del successo della mia vita, in cui mi hanno detto: bene, abbiamo capito che tutta la parte commerciale, marketing ci sei, prenditi la divisione industriale dei frigoriferi. Per cui abbiamo fatto questa cosa e gli ho detto: ma se mi volevate mandare via potevate dirmelo anche in modo più carino. E loro hanno detto: no, ci devi fidare di noi e devi farlo. E quindi ho preso e mi sono imbarcato in una roba che mi ha obbligato a fare una roba molto chiara: fidarmi degli altri, perché io non sono un ingegnere, non sono un tecnico, non ero mai stato quasi in fabbrica in vita mia se non a scegliere il prodotto, e per cui lì è cambiato tutto. Molto faticoso, perché viaggiavo come un matto tra dove erano tutti gli stabilimenti, per cui tra la Russia, la Turchia, l'Italia, il Portogallo. Per cui sono stati degli anni difficilissimi e faticosissimi, e a un certo punto sono tornato e ho detto: bene, ho troppa fatica, me ne vado. Cioè ho preso fatto, sono andato in vacanza un mese, eccetera eccetera. Quando sono finite le vacanze mi hanno fatto un'offerta irrinunciabile, per cui ho deciso di rimanere direttore generale del gruppo. Dopo 4 mesi colui che era il CEO in quel momento se n'è andato. Solo dopo 4 mesi? Che era Francesco Caio. Se n'è andato, era il momento di internet, è andato a fare una startup, e per cui mi hanno chiesto se facevo l'amministratore delegato di quell'azienda, che era un'azienda grossa, cioè facciamo un paio di miliardi di euro, forse anche 2, qualcosa. Per cui da essere un ragazzino, da essere uno che era a pari degli altri, sono diventato il capo. Quanti anni? 34. Abbastanza giovane per diventare amministratore delegato di una società che fa miliardi. Sì, quotata in borsa. E per cui da lì ho passato degli anni tosti, perché ricordati sempre che quando te vieni messo in una posizione grossa, la tua ansia non è tanto nei confronti degli altri, ma nei confronti di te stesso. Cioè, il punto vero è: me la merito? Non ti sentivi ancora al 100% in grado? Quello è per fortuna mai. Cioè, io sono pieno di dubbi, pieno di incertezze, ma che secondo me il dubbio e l'incertezza, soprattutto nel 2025, è la ricetta del successo. Se tu pensi che in un contesto come quello di oggi tu sai esattamente dove si va, sei un pazzo. Ma devi avere la capacità di capire qual è il tuo corridoio, qual è il tuo sentiero, eccetera. Quello certamente. E che sfide avevi come neo amministratore delegato di Merloni? Quello lì è un gioco di scala, per cui se tu non riesci ad arrivare ad essere uno dei top 2 o 3, noi eravamo la più giovane azienda di elettrodomestici nata in Europa, siamo arrivati ad essere il numero 3 in Europa. Quindi abbiamo fatto 2 gigantesche acquisizioni, una in Russia e una in Inghilterra, e siamo arrivati a essere il numero 3. E le ha guidate tu queste acquisizioni? Certo. Però senza formazione specifica, nessun MBA, come si impara a fare un'acquisizione gigante? Per me il management è buon senso. È buon senso. Beh, però fare un'acquisizione non è facilissimo. Ma poi ci sono tante altre persone con cui lavori. Con i numeri sono veloci, le idee ce le ho, ormai erano anche 10 anni che lavoravo, e per cui siamo andati. E il signor Merloni era contento? Moltissimo, fino a quando mi arrivò una telefonata di Leonardo Del Vecchio. Che ha sbirciato, ha detto: ammazza questo. E ha detto: ci conosciamo? Io ho detto sì, e immaginavo che, come sempre, prendesse un po' di tempo. Il giorno dopo era a pranzo con lui. E subito ti ha fatto la proposta a pranzo? No, poi dopo 2 o 3 mesi mi ha fatto una proposta e abbiamo fatto. E secondo te cosa gli ha fatto pensare che gli servissi proprio tu? Come al solito bisognerebbe chiederlo a lui. Sicuramente qualcuno gli ha parlato bene di me, mettiamola così. Ma non sai chi? O potresti intuirlo? Ma posso capirlo, però immagino quello. C'era uno che si fidava di poche persone. È stato difficile dover andare da Merloni a dire: devo andare da un'altra azienda? Beh, è stato complicato per 1000 motivi, perché comunque se io sono diventato quello che sono diventato lo devo grazie a quell'esperienza lì, per cui è stato molto complicato per me dire vado via. Però era anche un settore usurante, era un settore in cui partivi con un margine industriale del 34%, avevo un EBIT al 7%, cioè devo dire che tutte le cose che io ho imparato in quei 10 anni sono tutte le cose che poi mi sono servite nella vita. Tu sei succeduto direttamente alla famiglia in Luxottica o c'era già un manager? Sei stato il primo manager esterno? Sì, nel senso che c'erano delle persone che hanno fatto un grande percorso con Del Vecchio, e poi c'è stata una persona che è stato l'alter ego di Del Vecchio, ma che è stato con me tutti questi anni, che è Luigi Francavilla, che è la persona che insieme a Del Vecchio ha costruito Luxottica in 40 anni prima che io arrivassi. Andrea Guerra è stato in Luxottica dal 2004 al 2014, un periodo chiave, durante il quale l'azienda è passata da 3,25 a 7,6 miliardi
miliardi di euro di fatturato. Una crescita dovuta a una forte espansione internazionale, acquisizioni strategiche come Sunglasses Hut e LensCrafters, all'ampliamento del portafoglio di licenze del lusso e a un focus crescente sul prodotto e il brand. Quali sono state le sfide più difficili e anche il Luxottica cosa andava fatto? Cioè, se tu sei entrato con che missione? Ma il Luxottica secondo me dovevamo sicuramente diventare un pochino più contemporanei come azienda, quindi essere un pochino più veloce, avere un po' più di processi, avere la capacità di gestire marchi diversi, retail, wholesale, nasceva l'e-commerce e per cui c'erano tante cose che andavano fatte, che abbiamo fatto. Abbiamo fatto poi una serie di acquisizioni, di cui la più grande fu quella di Oakley e il percorso l'abbiamo fatto, per cui tu sia in Merloni sia in Luxottica e poi anche nelle aziende seguenti ti sei sempre interfacciato con la proprietà, la famiglia sempre, che ha fondato l'azienda. Forse l'unica cosa che so fare è quella. Esatto, no? Cioè nel senso non è l'unica cosa ma sicuramente la tua specialità, se possiamo dire. Come immagino che hai iniziato a raffinare la tecnica in Luxottica, anche se già avevi sperimentato prima, quali sono le caratteristiche del dover gestire un'azienda familiare ma così grande e quotata? Vedi, allora le aziende sono sempre aziende, per cui alla fine tu devi gestire, avere delle idee, avere un percorso, avere pazienza, avere delle accelerazioni, avere delle rotture, avere la giusta creatività, badare alle persone e far sì che si riesca a crescere tutti insieme. Ci sono degli errori tipici che tu vedi nelle aziende, sebbene grandi, fatte ancora dal proprio fondatore, della famiglia? Ma per definizione il fondatore fa errori. Ne ha azzeccate così tante i fondatori che per definizione è dura non commettere errori, e poi normalmente per riuscire a fondare un'azienda e fargli fare questi percorsi hai anche dedicato tutta la tua vita a questa cosa qui, non è detto che sempre hai guardato altri mondi e per cui alla fine per definizione commetti degli errori perché tu hai un tuo modo di lavorare. C'è stato un momento in cui tu hai detto bisognerebbe fare questa cosa che tu stai facendo in maniera sbagliata? Mai fatto così, ma abbiamo fatto sempre tutto, cioè il punto vero, ma questo vale in tutte le aziende, che soprattutto nei primi tempi, nei primi anno, nei primi 2 anni, allora prima di tutto io guardo sempre il lungo periodo, cioè io nelle aziende a cui ho voluto bene sono stato sempre tantissimi anni, quindi non ho mai l'obiettivo di girare le cose domani mattina perché così sono fico e me ne vado, mai, ma penso sempre che quello che stiamo facendo tra 50 anni qualcuno dice guarda qua stiamo a fare sta roba perché quelli 50 anni fa hanno creato, quindi questa è la roba che a me diverte di più, immaginare come era i papali, questa è la cosa che a me diverte fare. Nel momento in cui tu sei amministratore delegato di un'azienda familiare quotata in borsa eccetera eccetera, tu sei l'amministratore delegato, per cui devi avere quella capacità di andare avanti, cioè non è che non deve accadere che tu costruisci una relazione di fiducia, una relazione di rispetto, una relazione di lungimiranza tale per cui poi si va. E non c'è un pattern tipico di tutte le famiglie, tu dici questo è un errore che ho visto su 5 aziende familiari, 5 volte l'ho visto? No, vedo molte cose diverse, perché poi c'è quello che era più dentro a determinate cose, quell'altro che era più dentro ad altre cose. Nell'intervista con Out hai descritto la tua uscita da Luxottica come quando a un certo punto torna la famiglia col camice bianco ed è stato un momento molto doloroso. Cosa è successo? Cioè, raccontami quel periodo. Non l'ho mai raccontato, per cui non lo racconto. Ah, non l'hai raccontato, scusa. No, mai. Allora non lo raccontiamo. A un certo punto esce la Luxottica, sì. È stato un momento difficile? Molto, nel senso che ho lasciato un pezzo di cuore lì grosso. È stata un'azienda in cui ho lavorato tantissimo, in cui abbiamo fatto tante cose tutti insieme ed è un momento della vita molto bello, quindi sicuramente ho lasciato lì il cuore. Hai avuto un momento in cui ti sei chiesto e adesso cosa faccio o già eri proiettato? No, io stavo per compiere i 50 anni e quindi ho deciso di fare un anno off e allora ho deciso di essere consigliere del primo ministro italiano. Ti sei fatto un anno con Renzi? Ho fatto un anno con Renzi, sì. Nel 2014 Andrea Guerra lascia Luxottica e accetta di diventare consigliere strategico di Matteo Renzi per le politiche industriali e la competitività del paese. Cioè questa è un'altra delle mie caratteristiche, che ho fatto alberghi, poi sono andato in elettrodomestici, poi sono andato negli occhiali, poi sono andato nel cibo e poi sono andato nel lusso. Ha citato il cibo perché dopo l'esperienza con Renzi, Guerra torna al mondo delle aziende, diventando executive chairman di Italy. Rimane nel gruppo per quasi 4 anni e sotto la sua guida Italy ha una forte espansione internazionale. Quindi quando sei entrato in Italy era ancora piccolina? Sì. E come ci sei entrato? E Oscar come l'hai conosciuto? Oscar gli vendevo gli elettrodomestici. Quando lui era €1 io gli vendevo gli elettrodomestici. E quindi lui ti ha detto sto facendo questa cosa, vieni a bordo, salta a bordo. Esattamente. E com'è andata l'esperienza in Italy? L'esperienza in Italy è andata che due cose diverse. Probabilmente nella foga del successo iniziale sono state seguite delle strade un po' faticose per essere un'azienda così giovane
difficile e quindi sono stati forse commessi degli errori, ma sono state fatte delle cose straordinarie, per cui se oggi uno guarda Italy in determinate parti del mondo è uno dei più grandi successi italiani. Cioè se oggi io vado in America, vado in Inghilterra, vado in tanti mondi anglosassoni, in Canada anche, Italy è un successo planetario. Cioè se noi prendiamo i negozi di Italy in America hanno degli indicatori, delle produttività che è difficile trovare in altri settori. Dell'Italy di oggi ci sono delle cose che sono frutto di scelte che hai fatto tu nella fase iniziale? Ma probabilmente tutta questa espansione americana oggi è l'elemento fondamentale su cui si regge tutto il resto di Italy. Da Italy sei andato direttamente in LVMH, o Sì. sbaglio? Là raccontavi, è stata anche qua la chiamata del grande capo, che voleva proprio te. Come sei arrivato a te? Appena finito Luxottica mi chiamò se avevo voglia di andare a lavorare per loro. Avevi detto di no. E ho detto di no perché ho sempre adorato lavorare per aziende italiane e quindi gli ho detto di no. Poi quando mi ha richiamato si ricordava di questa conversazione che avevamo fatto un po' di anni prima, in cui gli avevo raccontato che per me davanti a opportunità di lavorare nell'ospitalità e negli alberghi avrei lasciato qualunque altra cosa, e loro avevano comprato la più bella catena al mondo di hotel di lusso, hotel unici, e per cui io ho detto sì. Ti ha convinto. Ed erano anche gli anni del Covid, per cui sono stati anni tosti. L'esperienza è durata un po' di meno però. Durata pochissimo. Cosa è perché successo? non sono stato bene, cioè la vita è semplice per me. Cioè io dove sto bene, se non mi mandano via, sto anche tanti anni. Diciamo, giusto per capire nella mente di un amministratore delegato cosa significa stare bene e stare male, quali sono gli elementi che ti fanno stare bene e che ti hanno fatto Io mi devo stare? sentire a casa, devo sapere che quello che sto facendo ha un valore. LVMH è l'azienda più grande, più bella, creata da un personaggio e da una persona che ha avuto una forza straordinaria, però io non mi ci sono trovato bene, punto. Sì, è un mio problema. E siccome per fortuna ho la possibilità di scegliere, ho deciso che quella cosa lì non faceva per me. E quindi qua arriviamo a Prada. Sì. Come è successo questo passaggio? Beh, io la famiglia la conosco da sempre, nel senso che abbiamo creato il business degli occhiali di Prada e Miu Miu da zero. Che quando eri in In Luxottica? Luxottica, da 0 a 1 miliardo di euro Oh wow. di fatturato, perché il fatturato degli occhiali di Prada, se prendiamo tutto il valore di Luxottica e tutto il valore che viene espresso poi è più di 1 miliardo. E per cui questo è quello che abbiamo fatto insieme. E quindi ti avevano adocchiato da tempo. Sì, ma avevamo proprio una relazione di grande affetto, di grande stima, ma anche di grande affetto, devo essere sincero. Parlavi con Miuccia e Bertelli? Beh, soprattutto diciamo che Bertelli è una persona che quando le fa le cose le fa molto anche in prima persona. Qualunque cosa degli occhiali io ero il suo referente, non ero l'amministratore delegato di Luxottica, ero il referente suo negli occhiali Prada, e per cui io facevo l'amministratore delegato di Luxottica e poi facevo il brand manager di Prada. Però era divertentissimo perché comunque era l'unico che veniva negli uffici dello sviluppo di prodotto, cioè era l'unico che ha capito quel prodotto, è l'unico che ha fatto delle scelte legate all'innovazione industriale, e per cui abbiamo lavorato tanto insieme e per cui ci siamo conosciuti benissimo. L'opportunità poi di entrare come amministratore delegato come si è creata? Si è creata nel senso che io ho sempre chiacchierato con lui e con loro, nel senso che loro più di una volta mi hanno fatto una proposta di entrare e non è successo, e poi ad un certo punto è entrato Lorenzo Bertelli in azienda e alcune cose hanno cominciato anche a cambiare e mi sono piaciute, per cui avevano annunciato l'idea che Lorenzo sarebbe stato il prossimo CEO, ma che c'era un percorso da fare, e per cui abbiamo chiacchierato e mi sono reso disponibile a fare questo percorso, nel senso che da un lato di fare il CEO, dall'altra parte di preparare anche il terreno di una possibile futura evoluzione. Che è una situazione unica, direi, non è È comune. una situazione straordinaria, cioè un'azienda che ha razionalmente deciso qual è il percorso per fare un'evoluzione generazionale al mondo, non in Italia, al mondo non ci sono tante. No, e hai anche una missione ben specifica. Ho una missione di tutta una quantità di lavoro immensa che non pensavo, però questo va benissimo, ho sempre lavorato tanto nella mia vita, ma dall'altra parte sicuramente è un percorso che un giorno terminerà, perché Lorenzo diventerà la persona che si prende tutte le responsabilità, come è già scritto. Conoscendo tante aziende a conduzioni familiari italiane e come operano, Certo. questa cosa è straordinaria. È unica, però è l'unica volta che in vita mia lavoro, io ogni tanto li chiamo padroni, per azionisti progressisti. Ragazzi, è una grande differenza.
differenza questa. È un modo di vivere la vita, è un modo di vedere la vita, è una mozione politica, e in questa mozione politica c'è anche il voler vedere la loro azienda andare avanti in un certo modo. Una volta che sei entrato in Prada, quali sono le cose che hai voluto cambiare? Prima di tutto, cambiare non è un mio verbo, ma evolvere è più un mio verbo. E abbiamo fatto una serie di cose, ma che erano anche abbastanza ovvie, nel senso che abbiamo girato alcune organizzazioni per renderle più centriche al marchio, per cui abbiamo creato delle organizzazioni che stavano dietro a Prada in un certo modo, dietro a Miu Miu in un certo modo, dietro a Marchesi in un certo modo, dietro a Church in un certo modo. Sotto la guida di Andrea Guerra, nonostante gli anni difficili del mercato del lusso, il gruppo Prada ha continuato a crescere a doppia cifra. Nel 2023 i ricavi erano intorno ai 4,2 miliardi di euro. Nel 2024 il gruppo ha superato i 5,4 miliardi e risultati record per Miu Miu, che ha registrato le migliori performance della sua storia. E anche questo 2025 si chiuderà in forte crescita. Questo è il frutto di un approccio più manageriale e industriale. Guerra ha riorganizzato il gruppo, nominando Silvio Nofri la guida di Miu Miu, e ha rafforzato il controllo sulla filiera produttiva acquisendo quota di concerie toscane come Superior. E, come riportato dal Financial Times, ha lanciato un piano di investimento da circa $1 miliardo per migliorare l'esperienza nei negozi e consolidare la presenza nei mercati chiave. E tutto questo non solo con la missione di far prosperare il gruppo, ma anche quella di preparare il terreno per poi ripassare il suo scettro alla famiglia, cioè al futuro CEO designato Lorenzo Bertelli. E quindi abbiamo in un certo periodo di tempo reso un'organizzazione che era molto orizzontale e funzionale in un'organizzazione molto più marchio. E questo sicuramente è stato un cambiamento grande, ma era ovvio che si sarebbe fatta. L'altra grande evoluzione che abbiamo fatto è quella legata al consumatore finale, la nostra capacità di servire il consumatore finale, di utilizzare strumenti nuovi, diversi. Terzo grande evoluzione è quello di riuscire nel 2023, 25, 2030, in un senso contemporaneo del termine, di riuscire a mettere gli individui e i nostri collaboratori molto più al centro del progetto. Queste sono le 3 cose che abbiamo fatto evolvere in questi anni. Prima hai accennato a strumenti nuovi. In termini di innovazione, strumenti legati all'intelligenza artificiale o non per forza, strumenti tecnologici, com'è l'adozione e cosa state facendo a riguardo? Le belle aziende evolvono col mondo e noi siamo evoluti col mondo, cioè oggi noi abbiamo una capacità di utilizzare strumenti che ci consentono di fare un CRM completamente diverso da quello che avevamo 2 anni fa, di predire come andrà commercialmente un prodotto completamente diverso da 2 anni fa, e un'accelerazione della modalità in cui gestiamo una programmazione industriale che non avevamo. Lo trovo naturale farlo e non credo mai, cioè il change management, io non ho mai creduto. Cioè ci sei te, o lo fai o te ne vai, e per cui poi puoi usare consulenze giuste e meravigliose, però poi la trasformazione culturale dell'azienda è l'elemento fondamentale di chi guida le aziende. La trasformazione culturale è assolutamente il nostro compito fondamentale. La tecnologia è cultura, non è la tecnologia il tema, ma è avere un'azienda che è in grado di utilizzarla. Cioè noi abbiamo fatto una trasformazione informatica in cui abbiamo reimpostato e portato a bordo un ERP per riuscire anche ad allargare i confini della nostra azienda, e siamo partiti in Italia e nessuno se ne è accorto quasi, perché culturalmente abbiamo fatto un percorso di anni che ha funzionato. È positivo che nessuno se ne sia accorto. Certo, cioè non abbiamo avuto neanche un singhiozzo, perché tutta questa trasformazione tecnologica, digitale, è tutta cultura. Però è anche uno shock culturale. Tu come l'hai vissuta l'AI anche sulla tua pelle? Ma ognuno ha i suoi percorsi, ognuno ha le sue modalità. Io ho una curiosità normale. Non hai avuto l'epifania che hai detto oddio sta cambiando il mondo, devo fare qualcosa? Assolutamente no, ma in queste cose sono per la mia autodistruzione da un punto di vista professionale. Cioè nel momento in cui dobbiamo fare certe cose io dico bene, capiamo quante persone e quale persone investire, andiamo. Okay. Ma non penso di essere io l'esperto. Quindi avete individuato dei talenti che erano... Ma un bel gruppo, Cioè oggi il motore di questa roba interna è grosso. Quindi persone esperte di intelligenza artificiale che costruiscono modelli, che fanno cose. Algoritmi, cose, eccetera, eccetera. Il suo approccio alla leadership è molto chiaro. Un'azienda forte si fonda su un sistema di persone e di talento. Saperle trovare in azienda, valorizzarle e dargli fiducia e strumenti per crescere. Inoltre, negli ultimi mesi, il gruppo ha fatto un passo particolarmente significativo, portando avanti l'acquisizione di Versace, un'operazione da 1,3
1,25 miliardi di euro, che rafforza il polo del lusso italiano guidato da Prada. L'acquisizione di Versace è avvenuta quando tu eri amministratore delegato. Come è venuta l'idea? Immagino che l'idea non fosse un'idea difficile da avere, ma come è venuta l'acquisizione? Come l'hai vissuta? Ma l'acquisizione è stata molto semplice, devo essere sincero, nel senso che le persone dall'altra parte sono delle persone dirette, delle persone anche molto poco legate a banche d'affari, eccetera. Quindi con Lorenzo abbiamo individuato il percorso da fare e con la nostra organizzazione, il nostro CFO Andrea Bonini, abbiamo fatto un percorso facile, semplice, lineare. Andrea Guerra ha gestito aziende molto diverse fra loro, ottenendo ogni volta però ottimi risultati. Qual è il suo metodo? Io credo fortissimamente negli esseri umani. Credo anche che riuscire a mettere le persone nei loro posti giusti, dare le sfide giuste, motivarli al punto giusto e riuscire a chiarire qual è il nostro percorso mi ha sempre consentito di avere a bordo persone che hanno sempre dato il 130%, perché era chiaro l'ideale, era chiaro il percorso, era chiara la loro responsabilità. Credo di passare la maggioranza del mio tempo a capire quanto quelle persone riescano a fare il lavoro che stanno facendo, quanto io posso aiutarli e quanto loro in teoria possono dare molto di più. Quando io entro nelle aziende, il cambio delle persone, ho portato le mie... non è mai esistito con me. Sì, tu non porti il tuo entourage. Non è mai esistito, perché io sono convinto, ma di un'azienda che ha fatto il percorso del gruppo Prada, dentro ci saranno delle persone eccezionali. Cioè, è ovvio che c'è Patrizio Bertelli, è ovvio che c'è la signora Miuccia, però ragazzi, per portare l'azienda a quei livelli là, significa che ci sono almeno altre 100 persone straordinarie. E allora queste 100 persone straordinarie non sempre tocca anche trovarle, devi scovarle, devi dargli ruoli, devi farli crescere da dentro. Io penso sempre che sia più facile far crescere le persone da dentro che prendere da fuori. Io non mi sono trovato bene in LVMH perché avevo anche una certa età. Secondo me devi fare dei percorsi, devi modellare le persone, devi modellare l'azienda insieme alle persone. Questo è quello che stiamo cercando di fare. Quindi il tuo metodo si basa sulle persone e valorizzare il talento. Io penso che se no passare dagli elettrodomestici al lusso non era una roba ovvia, per cui è ovvio che poi ho probabilmente anche la capacità di capire velocemente come funzionano i business, però dall'altra parte io dal giorno in cui mi sono dovuto occupare di frigoriferi ho capito l'importanza delle persone che avevo intorno. Come scovi una persona brava? A 34 anni c'è stato qualcuno che mi ha detto: tu da domani sei l'amministratore delegato di un'azienda grande. Io penso sempre che, come l'ho fatto io, ci sia un'opportunità per molte persone di farlo. Abbiamo paura perché non hai esperienza. Io penso sempre che l'energia batta l'esperienza. Penso anche che la maturità in determinati ruoli sia importante e allora bisogna sempre creare un grande mix tra questi due elementi. Ci sono delle cose per cui tu capisci le capacità delle persone di darti di più, come affrontano determinati progetti, come ti rispondono a determinate sfide, come sono resilienti in determinati momenti. Cioè io dico sempre, la prima cosa per cui tu hai successo nella vita professionale, nelle aziende, è essere umili ed essere scomodi. Se tu non passi questo elemento qui iniziale, con me non vai. Ok, quindi vuoi che questa persona sia umile ma scomodi. Significa che sono persone che ti danno anche l'anima, ma che in determinati momenti vogliono il tuo tempo, vogliono la tua attenzione, vogliono essere premiati. C'è stato un mio capo che a un certo punto mi dava gli appuntamenti alle 7 di mattina perché così diceva non verrà alle 7 di mattina. Io invece andavo alle 7 di mattina. Il secondo elemento è la capacità proattiva, la capacità imprenditoriale. Nella nostra età tu devi avere persone che hanno idee, persone che hanno la capacità di eseguire delle idee. Questo che sbaglia? Che problema c'è? Quanti errori ho fatto io nella vita? Il problema è 1, rendertene conto, 2, alzare la mano dicendo sbagliato, 3, cercare di non ripeterlo troppe volte. E il terzo, dal mio punto di vista, è una capacità di volare alto, volare basso. Cioè io ancora oggi, se io vado in negozio e parlo col capo negozio, ci capiamo. I suoi indicatori io li conosco, ma non li conosco nel dettaglio, ma so di cosa stiamo parlando, capisco le loro problematiche, ma un'ora dopo devo poter discutere un piano triennale del gruppo. E allora a me piacciono queste persone che hanno questa capacità di essere molto pragmatici, ma poi avere anche la capacità di capire che quel pragmatismo lì ti serve perché stiamo costruendo una cosa che tra 3 anni ci porta là.
Quindi guardare le cose da vicino ma anche da lontano. Che non è per niente È facile. difficilissimo. Questa capacità di osservare le cose sia da vicino che da lontano l'ho letta per la prima volta nel libro Principles, come una delle qualità migliori elencate da Ray Dalio, l'autore, e mi è stata poi ripetuta da Benedetto Vigna di Ferrari, una visione che lui chiama elicottero. E devo dire, questo tema torna spesso, perché sia la visione d'insieme e sia la capacità di guardare al dettaglio è una cosa che contraddistingue sicuramente le eccellenze italiane. C'è un momento nell'anno in azienda in cui si fa il piano triennale, no? Che è sempre più complicato perché il mondo cambia, per cui dal mio punto di vista è fatto in due parti, una parte abbastanza precisa e una parte che è di idee, però il mio piano triennale comincia oggi, quindi è inutile che tu mi stia raccontando che arrivi sull'Everest a piedi nudi se oggi stiamo alle Hawaii a fare altro. E allora io devo avere sempre questa capacità di dimostrarmi che quello che sta accadendo oggi serve tra 3 anni, ma quello che c'è tra 3 anni è legato a quello che sto facendo oggi. Parlare è facilissimo. Ci sono delle persone che ti fanno delle presentazioni fantastiche che io non tollero più. E le prime 7 pagine di ogni presentazione ormai tutti hanno capito che si possono anche saltare. Cioè uno non sono rincoglionito, quindi andiamo al succo della questione. Prima hai detto, anch'io ho fatto qualche errore, anzi ne ho fatti tanti. Sì. Quali sono gli errori che proprio dici, qua ho proprio sbagliato? Ma ce ne stanno alcuni anche che sono passati alla storia, quando con Luxottica abbiamo deciso di entrare in Cina nel retail. Allora abbiamo detto dobbiamo non commettere gli errori che fanno tutti, per cui dobbiamo andare a parlare con A, B, C. Dopo 1 anno e mezzo avevamo aperto 30 negozi, dopo 1 anno e mezzo ne avevamo 15, ma non ci eravamo neanche accorti come mai ce l'avevano chiusi gli altri 15 in Cina. Aprivano una nuova metropolitana, ti chiudevano il negozio e tu ancora stavi lì che lo cercavi. Quando il WTO ha aperto il commercio con la Cina era il 2005-2006, noi abbiamo aperto i primi 30 negozi credo che nel 2007, ma abbiamo fatto un casino. E non è la prima volta che questa cosa mi viene citata tra gli errori. Anche Federico Marchetti, fondatore di Yux, mi ha detto esattamente la stessa cosa. Quando sbagli invece con le persone, invece le persone sono molto Mi importanti. dispiace molto. Perché mandarle via fa parte del gioco, immagino. Fa parte del nostro lavoro e uno deve farlo nel modo sempre più civile, umano, possibile e immaginabile. Io credo di averlo fatto tante volte, ma di averlo fatto sempre nel modo più sereno possibile, dando anche una minima prospettiva alle persone, per cui non è quasi mai dal giorno al domani, se ovviamente non hai commesso degli errori etici. Gli errori madornali fanno tutti, ma l'errore etico no, quindi lì esci stasera, quello sì. Dall'altra parte invece a volte non comprendi il talento di alcune persone, quello forse è il mio più grande dispiacere. Ah, al contrario. Esattamente. Risolti per fortuna. Risolti. Sì, con anni dopo ho chiesto scusa e le persone sono cresciute. Invece, momenti difficili che puoi raccontare, che pensi questo è stato veramente un momento della carriera in cui ho sofferto? Ma i momenti critici sono secondo me soprattutto nei primi anni della carriera, quando ti annoi, quando tu vorresti conquistare il mondo e loro ti dicono stai lì. E la mia generazione eravamo pazienti, voi no. E secondo me il vostro più grande difetto, clamorosamente il più grande difetto è l'impazienza. Noi fascia 20 o 30 anni? Fino ai 30, 32, perché poi la vita vi insegna, ma l'impazienza è clamorosa. Ci sono invece altri manager, vecchi, giovani, vivi, morti, esteri, italiani, che ti hanno ispirato o che oggi pensi loro sono veramente bravi? 2 in particolare, quando ero a capo di Luxottica, io ero ragazzino, loro erano più grandi di me e li ho scritto tutti e 2 e gli ho detto se avevano voglia di fare dei pranzi e delle colazioni con me ogni tanto. L'abbiamo fatto e sono persone che mi hanno aiutato tanto, perché sono persone che non lo sanno ma ti portano sistematicamente fuori dalla tua zona di conforto, che è quello che poi deve fare un mentore o deve fare una persona che ti vuole bene. Quando io sono diventato appunto capo della Turchia ragazzino, Vittorio Merloni mi mise accanto un tutor che ogni 4-5 settimane veniva 2-3 giorni in Turchia ed era un consulente. Quando tu sei un consulente hai una capacità di capire i business alla velocità della luce, perché sennò non fai quel mestiere, e lui aveva una capacità sistematica di portarmi lontano dalla mia zona di conforto, di farmi capire che o affrontavo quella roba o non affrontavo quella roba. Qual è la cosa che ti piace di meno del tuo lavoro? Ma tutti lo sanno, ci sono alcune cose del mondo amministrativo legale. Mio papà era un avvocato
mia sorella è un avvocato, i miei cugini sono avvocati, mio nonno era un avvocato, mio bisnonno era un avvocato. Diciamo che con la parte legale non vado tanto d'accordo, però lo dichiaro sempre il primo giorno. Invece la parte preferita? I mercati, i negozi, i clienti, è la roba che mi diverte di più in assoluto. E anche andare in negozio? Sì, quando anche siamo in vacanza, abbiamo un negozio in quella città, io non posso non andare a salutare. E questa mia moglie, diciamo che non è la persona più felice della terra. No, chiaro. Ma lo fai in segreto? In segreto. Qualche volta è successo che non mi hanno riconosciuto. Se dovessi raccontarmi la tua giornata, prima quella lavorativa, quindi uno si chiede ma cosa fa il CEO di Prada? E poi invece la tua giornata non lavorativa. La mia giornata non lavorativa è bellissima. Io stacco all'istante. Switch on off ce l'hai? Sì, ma è bellissimo perché poi comunque durante, diciamo, il weekend ho 18 riattacchi, ma riattacco e stacco all'istante. Secondo me è la mia dote naturale più bella che qualcuno mi ha dato. Quindi non hai il tarlo Zero. la sera, notte? Zero. Okay. Io lunedì mattina non mi ricordo cosa devo fare. È ma da sempre questo. Poi recentemente ho anche imparato a non guardare i numeri nel weekend. Quindi i risultati dei negozi non li guardo più. Però questo implica che tu ogni giorno guardi i numeri? Certo. Quali sono i numeri più importanti in assoluto? Ma noi guardiamo le vendite giornaliere di tutti i nostri negozi. Okay. I nostri negozi, i nostri marchi, i nostri paesi. Per cui uno li guarda. Il KPI rimane la fiducia e la gioia dei tuoi consumatori. Fine. Okay. Cioè, quello, ma non è giornaliero. La tua giornata lavorativa quindi? La giornata lavorativa è noiosa. Allora, prima di tutto io posso lavorare ovunque. Quindi dal momento in cui esco di casa lavoro, ma posso anche lavorare da solo in macchina. Nel senso che penso 472 cose che sono le cose che mi servono. Non necessariamente. Io sono uno più di WhatsApp che di telefono. Per cui può essere che scriva 12 messaggini, quello sì. Sei terrorizzante, immagino che il messaggio... No. Io credo di essere poco terrorizzante, nel senso che sono preciso, non sono rompiscatole. Cioè se le vendite ieri sono andate male, non ti sto a rompere le scatole. Quanti riporti hai? Non lo so. Cioè in un'azienda contemporanea non è quello il tema. E ogni quanto parli invece con la proprietà? Ogni 12 minuti. Io dico sempre che la vita delle persone nostre in azienda è divisa tra routine e progetti del futuro. E le routine io non le sgarro mai. Raccontamela questa routine. Settimanalmente abbiamo una riunione con Prada su determinate cose, su Miu Miu, su delle altre, ogni 15 giorni sulle altre. O abbiamo una riunione settimanale sulla programmazione della produzione. Sono tutta una serie di riunioni che durano 3/4 d'ora, un'ora, in cui non c'è cavolo, tutti devono esserci, tutti devono stare sul pezzo, fine. Poi abbiamo dall'altra parte invece dei momenti che sono più lunghi, in cui invece si parla di quello che succede tra 3 mesi, 6 mesi, 9 mesi davanti a noi, con gente con cui costruiamo progetti di marchio, con cui costruiamo progetti sui clienti, in cui apriamo negozi, in cui decidiamo di fare un certo lavoro in un certo paese, un certo lavoro su un certo prodotto, quali prodotti spingere. Al di fuori invece del lavoro, cosa ti piace fare? Mi piace, allora il cibo per me è fondamentale, lo sport è fondamentale. Che sport? Io sono passato dal calcio, ma come un pazzo. Dato tifilazio. Sì. Tennis, poi a un certo punto ho avuto un problema e per cui ho abbandonato sia tennis che calcio e nuoto. Io nuotavo da bambino e da ragazzino, sono arrivato a essere super campione europeo a 10 anni e per cui sono tornato a nuotare. La cultura dello sport ti aiuta nel lavoro? Il nuoto diciamo che ti aiuta, Forgiante? E del cibo cosa ti piace? Tutto, tolto il cinese tutto. Tolto il cinese? Sì, che è uno dei miei problemi con la Cina. Devo trovare altri motivi per andare in Cina. Per me il cibo è molto importante perché è il momento della fine della giornata, cioè a me per finire la giornata in un'ora e un quarto in trattoria con qualcuno è il mio massimo. Abbiamo questa passione in comune. Per dare un consiglio ai ragazzi che ci seguono, una cosa che molti mi fanno notare è tu intervisti queste persone ma il loro percorso non più si applica a noi perché magari è cambiato la società, è cambiata la tecnologia, per cui sapere la loro storia è interessante, ma io cosa mi porta a casa? Prima di tutto pazienza. Le occasioni capitano, le sliding doors capitano a tutti, le opportunità capitano. Non c'avete questa roba che dovete creare l'azienda da vendere dopo 7 anni a 1 miliardo a qualcuno. Capita, ma capita a pochi. Quindi quella è la prima cosa, pazienza. Il secondo tema è che nei primi anni è più importante il tuo capo che il titolo o il nome dell'azienda. Il tuo capo nei primi 5 anni è fondamentale.
Il tuo capo ti insegna a lavorare, ti insegna l'elemento critico, ti insegna che c'è molta differenza, no? Tra un capo che all'inizio ti fa fare quella roba rispetto a un capo che ti spiega, che ti fa capire, che ti fa partecipare, che ti fa vedere qual è i 360 gradi del mondo in cui stai dentro. E il capo secondo me è chiave. I capi sono fondamentali i primi 5 anni. Punto. Poi la terza l'ho detta prima, umili ma scomodi. Se non facessi questo lavoro, ti piacerebbe fondare la tua azienda dopo che hai lavorato con persone che non hanno l'ho fondato? fatto, per cui si deve che non l'ho voluto fare, perché di occasioni forse ne ho avute tantissime. Cioè, ormai c'ho un'età. Ero sempre il più giovane, oggi sono sempre il più vecchio, per cui no. Mi piacerebbe molto essere un tutor, mi piacerebbe insegnare, mi piacerebbe far questo nella vita. O anche avere l'opportunità di seguire giovani amministratori delegati, guidarli, riempire la loro solitudine, perché comunque ci sono... Cioè, fare questo mestiere mi piacerebbe molto. Chi sono oggi i giovani amministratori delegati che pensi che spacchino? In Italia pochi purtroppo, perché comunque ne vedi anche pochi, perché comunque questo ancora oggi è un paese per vecchi. C'è un film, un libro, un must da consumare secondo te per i ragazzi? Ma c'era un libro che a me piaceva tantissimo, che ho fatto leggere a tante persone, uno quello sulla stupidità umana, che racconta come la stupidità umana ha fatto evolvere il mondo, e l'altro che invece era molto più serioso era quello sull'intelligenza emotiva. Che si chiama Emotional Intelligence. Esattamente, è quello lì che io poi ho chiamato nella mia vita una intelligenza risonante, cioè la capacità di portare il tuo messaggio che riverbera nell'aria come se fosse un suono di una campana, perché arrivi a tutti. Io, da piccolissimissimo amministratore delegato, non posso che essere onorato di aver parlato con Andrea Guerra. Mi ha colpito la sua lucidità, la calma con cui ragiona e il modo in cui crede sinceramente nelle persone che fanno parte del suo gruppo. Un esperto di aziende italiane che devono sempre unire dentro il valore del passato e della tradizione, ma la capacità dell'innovazione. Come al solito per questa serie di video ringrazio Google, che mi ha dato la grande opportunità di arrivare a queste persone. Presto uscirà l'ultimo episodio della serie con Ninel, la CEO di L'Oréal Italia, e se ve li siete persi guardate anche gli scorsi video. Molto presto avrò l'occasione anche di parlare con Lorenzo Bertelli, per cui se vi è piaciuta questa intervista mettete un like e condividetela, ma soprattutto scrivetemi nei commenti cosa vorreste sapere.